Salve, oggi sotto richiesta di una dolce persona vado a realizzare un coniglietto che è davvero tenero, molto carino da tenere tra le braccia e tra le mani. Vi lascio il tutorial, a dopo. Per realizzare la testa del nostro coniglio andiamo ad avviare un anello magico con il filato bianco di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto 12 maglie. Andiamo ora a fare una maglia in aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 24 maglie. Per questo giro dobbiamo lavorare nuovamente 24 maglie, ma dobbiamo fare in questo modo. Andiamo a lavorare prima 6 maglie con il nostro filato bianco, e sono 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a sostituire senza staccare il filo il nostro filato bianco con quello nero e andiamo a lavorare 6 maglie con questo filato nero. Una l'ho già lavorata e vado a lavorarmi le altre 5. Riprendo il filato bianco e vado a lavorarmi 6 maglie con il filato bianco. Riprendo il filato nero facendo attenzione però a non lasciarlo troppo tirato all'interno, se no poi mi darà problemi nel riempirlo. Lo vado a lasciare un pochino più lento in questo modo e vado a riprendere il filato nero e vado a fare le mie 6 maglie con il filato nero. E abbiamo concluso il nostro giro. Adesso dobbiamo andare a fare ogni 3 maglie un aumento, ma dobbiamo ricordarci di aumentare le maglie nere e diminuire quelle bianche. A questo giro andremo ad aumentare da una parte la nera, dall'altra parte la nera e diminuire la bianca sia da una parte che dall'altra del lavoro. Quindi quando andiamo a contare i nostri aumenti dobbiamo fare attenzione ad aumentare nella parte bianca e diminuire la parte nera. Vi mostro come fare questo giro, lo facciamo insieme. Dobbiamo fare i nostri aumenti, abbiamo detto ogni 3 maglie andiamo a fare aumento. Allora io devo cominciare il mio giro, vado a diminuire la parte bianca e vado a fare una maglia nera, aumentando così la parte nera. Segno col mio marcapunti in questo modo e vado a riprendere il filato bianco e vado a fare le altre 2 maglie con il filato bianco. Faccio attenzione a non tirare molto il filo perché sennò mi darà problemi poi all'interno, lascio un pochettino più lento in questo modo e vado a lavorarmi le mie maglie bianche. Una, due, con queste sono le 3 maglie. Dopo 3 maglie abbiamo detto che dobbiamo fare il nostro aumento, 4 e 5 con l'aumento. Vado a lavorarmi una, 2, 3, vado a prendere, anzi la terza maglia la vado a fare nera perché devo fare il mio aumento di nero, 3, 4 e 5 con l'aumento. Fatto questo vado a lavorare le altre 3 maglie, 1, 2,
3 e vado a fare il mio aumento, 4 e 5. Vado ora a cambiare il filato, vado a prendere quello bianco e vado a lavorarmi le mie 3 maglie, 1 2 3 e vado a fare il mio aumento, 4 e 5. Vado a lavorarmi le mie 3 maglie, 1 2, in questo caso ne vado a lavorare 2 perché devo fare la terza maglia con il filato nero, 3 e vado a fare i miei aumenti, 4 e 5. Vado a lavorarmi le restanti 3 maglie, 1 2 3 e vado a fare i miei 2 aumenti, 4 e 5. In questo modo dovremo fare anche i prossimi giri. Ad ogni aumento quindi andremo ad aumentare la parte nera e diminuire la parte bianca. Per quest'altro giro andiamo a lavorare nuovamente 30 maglie normalmente, però ricordando sempre di mettere una in più di nera e una in meno da una parte e dall'altra della bianca. Andiamo a fare il nostro giro di 30 maglie. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie un aumento, in tutto saranno 36 maglie. Ricordatevi sempre di aumentare la parte nera e diminuire quella bianca. Andiamo a fare altri 2 giri di 36 maglie, ricordandoci sempre di aumentare i neri e diminuire i bianchi, mi raccomando. Andiamo a fare ogni 5 maglie un aumento, in tutto saranno 42 maglie. Ricordatevi sempre di aumentare la parte nera. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 44 maglie e dobbiamo usare soltanto questa volta il filato nero. Andiamo a fare tutto il giro con il filato nero. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 46 maglie, sempre con il filato nero. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto 48 maglie, sempre con il filato nero. Andiamo ora a sostituire il filato nero con quello bianco, andiamo a fare un giro di tutte maglie bianche, però andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 50 maglie. Andiamo ora a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 48 maglie, sempre con il filato bianco. Andiamo ora a fare 3 aumenti nelle prime 3 maglie e 3 aumenti nelle ultime 3 maglie, in tutto saranno 54 maglie, dopo aver fatto i 6 aumenti. Andiamo ora a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 52 maglie. Andiamo a fare altri 2 giri di 52 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 54 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 54 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 56 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 56 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 58 maglie. Andiamo a lavorare 58 maglie per altri 4 giri. Finiti i nostri 4 giri dobbiamo andare a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 60 maglie e dobbiamo però cambiare questa volta il filato bianco con quello nero, andiamo a lavorare con il filato nero. Andiamo a fare altri 3 giri di 60 maglie con questo filato nero. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie un aumento e in tutto saranno 75 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 75 maglie. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto saranno 60 maglie. Andiamo ora a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto 58 maglie. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 56 maglie. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 54 maglie. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 52 maglie. Diminuiamo la prima e l'ultima e saranno 50 maglie. Andiamo a diminuire la prima e l'ultima e saranno 48 maglie. Andiamo a diminuire la prima e l'ultima maglia e saranno 46 maglie.
Andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 44 maglie. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 42 maglie. Ogni 5 maglie una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto sarà. Continuiamo ad inserire l'ovatta sintetica bene dalla parte di dietro, continuiamo a dare la forma in questo modo e andiamo a fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto di 4 maglie. Continuiamo a riempire, andiamo a fare ogni 2 maglie una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie. Andiamo a fare una maglia, una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie. Prima di chiudere andiamo a modellare bene e andiamo a fare 6 diminuzioni e andiamo poi a chiudere definitivamente con le varie chiusure tutta la parte di dietro, dopo aver sistemato bene l'ovatta sintetica all'interno del nostro coniglietto. Andiamo a premere un po' la parte dietro e a fare la forma del musetto. La parte della punta bianca andrà sopra e in questo modo, e dopo aver chiuso la parte possiamo nascondere il filo all'interno del lavoro. Per realizzare la zampa anteriore andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie con il filato bianco. Stringiamo l'anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto 12 maglie. Andiamo ora a lavorare per altri 6 giri 12 maglie. Andiamo ora a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto 10 maglie. Andiamo a fare altri 2 giri di 10 maglie. Chiudiamo e stacchiamo il nostro filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Andremo poi a cucire al lato. Per la zampa posteriore andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie con il filato bianco. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto 12 maglie. Andiamo a fare ora altri 5 giri di 12 maglie con il filato bianco. Andiamo a sostituire il filato bianco con quello nero e andiamo a fare altri 10 giri con questo filato nero di 12 maglie. Per non far notare lo scalino del cambio del filo dobbiamo entrare nella maglia qui che abbiamo e andiamo a fare una maglia bassissima. In questo modo non si vedrà il distacco del colore. Andiamo ora a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto 10 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 10 maglie e poi andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e andiamo a cucire dalla parte dietro della zampa. Per realizzare l'orecchio del nostro coniglio andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie con il filato nero. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto 8 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie. Un aumento nella prima e un aumento nell'ultima, 12 maglie. Un aumento nella prima e un aumento nell'ultima, in tutto 14 maglie. Andiamo a fare altri 2 giri di 14 maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto 16 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 16 maglie. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto 18 maglie. Andiamo a lavorare 18 maglie per altri 9 giri. Terminati i nostri giri possiamo chiudere il nostro lavoro e poi andremo a stringere leggermente verso il basso e cucire al lato del coniglietto. Per la coda andiamo a avviare un anello magico con il filato nero di 6 maglie. Stringiamo l'anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto 12 maglie. Andiamo ora a fare 3 aumenti solo nelle prime 3 maglie e in tutto saranno 15 maglie. Andiamo a lavorare per altri 5 giri, 15 maglie. Andiamo a fare 6 diminuzioni e poi chiudiamo il lavoro e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Dopo aver realizzato tutti i nostri pezzi andiamo a sistemare bene il volto, lo andiamo a tirare un po' su in questo modo e andiamo ad applicare gli occhi ai lati. Guardandolo di faccia andiamo a mettere sulla stessa linea i nostri occhi in questo modo. Andiamo a cucire le nostre zampine anteriori in questo punto qui tra la striscia nera e la striscia bianca. In questo modo andiamo a cucire maglia per maglia tutto intorno. Se avete bisogno andate a puntare prima con gli spilli.
Andiamo a cucire anche la zampa posteriore in questo punto qui e poi andremo a abbassare in questo modo e andiamo a cucire tutto intorno. Dopo aver cucito bene tutto intorno andiamo ad appuntare anche un pochino verso il laterale in questo punto, andiamo a fermare bene anche qui di lato in modo che non si sposti più. Andiamo a cucire anche l'altra zampa alla stessa altezza e andiamo a cucire poi la coda dalla parte bassa sotto qui in questo modo, la andiamo a cucire da qui verso il basso. Per le orecchie le andiamo a piegare prima un pochino in questo modo e poi andiamo a cucire verso la base di sotto in questo modo, le uniamo prima un pochino qui in modo da chiuderne un po', andiamo a dare un po' la forma dell'orecchio e poi la andiamo a puntare qui lateralmente sopra l'occhio in questo punto, andiamo a fermare bene sulla parte nera qui, andiamo a cucire bene la punta di sotto. Possiamo con il filato rosa andare a ricamargli il musetto, entriamo nel laterale in questo punto qui e andiamo a realizzare una piccola striscetta che va verso il centro in questo punto qui. Passiamo poi verso il basso e andiamo su in questo modo, entriamo poi dall'altro lato in questo modo e andiamo a fare l'altra linea, ripassiamo verso il basso qui in questo modo e andiamo a fare un'altra piccola linea sotto, andiamo a sistemare bene il filo verso il centro e andiamo a fare un'altra piccola linea sotto. Volendo potete ripassare sul filo per fermare meglio. Ed eccolo qui, il mio coniglietto è terminato, molto morbidoso, da accarezzare, da tenere tra le braccia, veramente tenerissimo. I conigli fanno così tanta tenerezza. Spero che piaccia alla persona che verrà donato, spero che piaccia anche a voi. Vi do un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto tutti alla prossima. Mi raccomando, condividete il video, fate pubblicità un po' con i vostri amici in modo da far crescere un po' di più il canale. Ciao ciao, vi aspetto tutti alla prossima, grazie.